Buongiorno amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube dedicato agli orologi russi. Nel video di oggi recensirò il Bujalov Airship Italia Black and Brown Version. Ricorderete l'enorme unboxing che vi ho fatto vedere non molto tempo fa, comunque vi lascio il link in descrizione. È arrivato il momento di partire con le recensioni, che arriveranno in alternanza anche con argomenti vintage, quelli non potranno mai mancare anche in futuro, però andiamo subito all'orologio. Il sito di riferimento è Meranom, che oltre ai Vostok ha a catalogo alcuni modelli Bujalov. Questo è il nome del designer, che è diventato quindi un marchio e che di fatto va a completare il catalogo Meranom, arricchendolo di orologi che non seguono il tipico design russo, motivo per il quale ho voluto farvi vedere questo orologio e in futuro sicuramente ne proverò anche degli altri. Il modello quindi si chiama Bujalov Airship Italia, dedicato proprio alla famosissima, purtroppo triste vicenda che ha visto protagonista Umberto Nobile e il suo equipaggio, e la versione è quella con la combinazione di quadrante nero e cinturino marrone. La cassa misura 43 mm di diametro, 11,5 di spessore e c'è un lug to lug di circa 50 mm. Il materiale è bronzo, quindi un materiale che è stato volutamente scelto anche per le sue caratteristiche estetiche, ma su questo ci torniamo dopo. Il vetro è zaffiro, anche la corona è in bronzo e il fondello è trasparente. Abbiamo un anello in acciaio e un vetro zaffiro anche qui. Nelle indicazioni del fondello troviamo l'indicazione sull'orologio che è dichiarato resistente all'acqua fino a 50 metri e anche la numerazione, perché questo modello è una serie limitata a 300 pezzi per la versione con quadrante nero e altrettanti per la versione col quadrante blu, tutti numerati. Nonostante la trasparenza sul fondello, è presente un'immagine del dirigibile Italia con l'indicazione 1928, ovvero l'anno relativo alla sua tragica spedizione al Polo Nord. Ricordo che Umberto Nobile era appunto il comandante del dirigibile Italia e che il 24 maggio del 1928 riuscì a raggiungere il Polo Nord con la sua spedizione. Durante il viaggio di ritorno una tempesta fece impattare il dirigibile sul ghiaccio. Parte dell'equipaggio morì, mentre i superstiti dovettero sopravvivere nell'attesa dei soccorsi che arrivarono solamente il 12 di luglio. Il salvataggio degli uomini avvenne grazie alla nave rompighiaccio Krassin, una nave di cui vi avevo già parlato in un video dedicato alle spille commemorative, ve lo lascio in descrizione. Abbandonando ora questa breve digressione, vediamo che il fondello trasparente, nonostante il disegno, lascia intravedere il movimento che anima questo orologio. Si tratta del Seagull ST3620, un movimento a carica manuale che viene molto usato dai microbrand, quindi una garanzia. Ho notato che Bujalov per le sue produzioni spesso fa riferimento ai classici movimenti usati dai microbrand, come anche l'NH36 per esempio. Certamente rappresentano un upgrade rispetto alle produzioni di Vostok, che immagino che la scelta dipenda da fattori sia tecnici che estetici, perché in questo caso non vanno messi in secondo piano. Il movimento infatti, proprio perché a vista, è impreziosito da viti azzurre e da una lavorazione a strisce sulle varie superfici. Il quadrante è ampio, di colore nero e si presenta marcatamente ruvido, tranne che nel piccolo quadrante dei secondi posto a ore 6, dove vediamo una tridimensionalità un po' diversa. I numeri sono in superluminova e le tacche dei minuti sono rappresentate in un chemin de fer. Questa cosa l'ho imparata da Maureen Smokey, ho imparato tantissime cose da lui. Nella parte alta del dial troviamo il marchio Bujalov, mentre in basso, a contornare la secondina, troviamo il nome del modello, quindi Airship Italia. Le lancette di ore e minuti sono ampie e trattate anch'esse con superluminova. Vediamo che al buio l'orologio ha anche una buona resa. L'orologio al polso risulta notevole, il mio polso è esile e sono abituato a misure più contenute, ma proprio per il suo design potrebbe anche incontrare il gusto di chi ricerca proprio queste specifiche dimensioni e questi ampi spazi. Ecco, quindi mi riallaccio al discorso intrapreso prima quando parlavo della cassa in bronzo. L'immagine generale che si vuol restituire è quella di un orologio vintage inteso nel suo senso più storico. Il design infatti rimanda addirittura ai primi decenni del Novecento ed ecco la scelta del materiale della cassa in primis, un bronzo che favorisce il crearsi di una patina col tempo, anzi Bujalov, il designer, ci tiene a precisare
che il processo di formazione della patina è tecnicamente già iniziato dal momento stesso della fabbricazione di questi orologi. Naturalmente contribuiscono all'aspetto così vintage anche i bordi delle lancette color bronzo e la lancetta dei secondi totalmente color bronzo e anche appunto il design e la scritta Airship Italia. Una parte fondamentale dell'aspetto generale è dovuta anche al cinturino, che è realizzato in vera pelle, il colore è marrone, è molto azzeccato e la fibbia è ancora in bronzo, un'attenzione non banale secondo me. Particolarmente eccitante è anche il marchio Bujalov sul profilo della fibbia, quindi un cinturino che risulta avere anche un aspetto quasi artigianale nella sua interezza. La confezione del Bujalov Airship non è esaltante, è un cartone telato grigio, il marchio impresso tono su tono. Il libricino può essere interessante per i fanatici di queste cose, io per esempio lo sono, perché oltre a parlare del dirigibile Italia ha riportato comunque la data di acquisto e il numero dell'orologio, quindi è una cosa da conservare se siete tipi precisi o per eventuali risvolti collezionistici. Ora, prima di parlarvi del prezzo, voglio fare un passaggio su una piccola critica che mi permetto di evidenziare. Quando ho parlato del fondello mi sono voluto limitare a descriverlo per accompagnare al meglio le immagini, però devo dire che la soluzione del dirigibile stampato sullo zaffiro non l'ho trovata così funzionale per vari motivi. Guardando l'orologio da dietro va a perdere un po' l'aspetto vintage che tanto si è ricercato. Forse un fondello normale con il dirigibile impresso sarebbe stato più coerente? Oppure, se proprio si vuol proporre un fondello trasparente, magari è meglio lasciar vedere per bene il movimento senza interferenze? Noi non lo sappiamo, intanto resta comunque un orologio bello nel complesso e si vede che c'è stato molto lavoro dietro. Ma quanto costa questo Bujalov Airship Italia? Il prezzo di listino è di $365, $1 al giorno per comprarlo dopo un anno. Meranom però lo pone in offerta a $240, quindi con un bel sconto. Ricordo che si tratta di una produzione limitata, il modello con il quadrante blu è già sold out da un po' di tempo, mentre questo di colore nero con cinturino marrone è ancora disponibile e c'è la possibilità anche di scegliere fra diversi numeri. Che dire sul prezzo? È giustificato? Di sicuro non è strettamente il mio genere, ormai conoscete gli orologi che mi piacciono di più, però so di amici che lo avrebbero comprato a occhi chiusi anche a prezzo pieno e che poi lo hanno comprato a maggior ragione in offerta. In questo prezzo ci sono i materiali, il bronzo, la sua lavorazione, lo zaffiro, un movimento fornito da terzi che quindi innesca dei meccanismi economici diversi. Trattando Bujalov per ciò che di fatto è, cioè un micro brand da separare rispetto a Vostok, perché ricordo ha comunque linee produttive totalmente diverse, non usa componenti riciclate della produzione Vostok, insomma è indipendente, allora mi viene da chiedere quanti e quali micro brand posizionino orologi con questi materiali in questa fascia di prezzo. A voi la risposta. Ragazzi, io vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare questo modello su Meranom. Con il codice Insalata non avrete uno sconto ulteriore in quanto già il sito sta facendo un'ottima promozione su questo orologio, ma se oltre a questo comprate magari accessori, cinturini o altri orologi a prezzo pieno, allora il codice andrà ad agire su quei prodotti. Quindi spero comunque di darvi modo di risparmiare qualcosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate del Bujalov Airship Italia, mi raccomando, se lo comprereste, se vorreste averlo in collezione o se magari già ce lo avete. E noi invece ci vediamo con il prossimo video. Ciao!